nervosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene, viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Buongiorno a tutti, siamo alla 28ª puntata di Presenta il tuo libro e abbiamo nuovamente con noi Maria Jencek Setiabama Devidasi che ci porterà il secondo libro relativo a San Valentino. Ci ha accennato qualcosa nella scorsa puntata e che saluto Maria, saluto tutti quanti voi e lascio la parola a Maria che ci parlerà di questa. Perfetto, buongiorno, buon tutto, a qualsiasi momento guardate il video, la video intervista, vi ringrazio di essere qui e adesso vi svelo un segreto. Segreto, non è tanto segreto. Praticamente, come sapete, mi chiamo Maria Jencek Setiabama Devidasi. Maria Jencek è il mio nome e cognome, Setiabama Devidasi è il mio nome spirituale, perché io sono Hare Krishna, eccetera, 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 cioè il nome spirituale. Però ho anche un'associazione della quale non ho avuto occasione di parlare perché non ce n'è un gran motivo, e questa associazione, che si chiama Patita Bhavana, ha tutta una parte anche culturale che ho detto: perché non scrivo dei libri anche per l'associazione? Perché ha un settore culturale più sullo spirituale, su indiano, cultura indiana, cose di questo tipo. Quindi ho detto: come posso creare una linea di libri sempre col nome Maria Jencek? No! Lakshmi Setiabama. Quindi sono anche Lakshmi Setiabama, pen name, e di questa puntata è proprio il libro del quale parliamo. Quindi ne ho fatto uno che avete già visto nella scorsa puntata, e se non l'avete vista mi raccomando, cercatela perché tanto sono una dietro l'altra. E invece in questo parliamo di un libro che ha un video molto carino, ovviamente, in cui è tutto spiegato dentro nei particolari delle frasi d'amore. Perché? Perché non basta fare un libro in cui tu puoi aprire tutto il libro, tirare via la pagina con un cutter, con un taglierina, con le forbici o provando a staccarlo dalla colla, come vuoi. Non basta, perché e se non hai idee? E quindi ho creato un libro con frasi non mie, non frasi speculate, frasi di personaggi conosciuti che hanno fatto delle frasi inerenti all'amore, in modo che possa essere semplicemente al più pigro dei più pigri: tiro via il foglio, lo chiudo in una lettera, lo piego in qualche modo, perché è comunque formata a 4 ovviamente, no? In modo che sia come una lettera normale, e quindi senza scrivere niente, magari scritto con amore e il nome semplice. Oppure uno dice: ok, mi piace quello che c'è scritto, ci aggiungo del mio, e prendi la frase più quello tuo. Oppure ancora, non bastasse l'opportunità e la fantasia, c'è l'altra parte del libro dove ci sono le pagine decorate ma senza niente scritto, e quindi sta a te, quindi lo puoi usare come vuoi. Quindi per i pigri, gli innamorati senza idee d'amore, nel senso senza parole d'amore da dire, oppure quelli lì che dicono: ok, buona lì, ho quello già pronto, me lo compro, ogni volta che mi serve stacco un foglio, indipendentemente da con chi sto, vado comunque, non devo andare in cartoleria a cercare niente, quindi ho il libro con le frasi e le pagine vuote e faccio come mi pare. Quindi a voi la scelta. Comunque io ci ho messo impegno, l'ho fatto carino e quindi voi lo potete comprare. Messaggio pubblicitario al massimo, al massimo. Comunque, in questo caso il pen name è Lakshmi Setiabama. Potete comunque cliccare sotto al libro, di solito c'è la possibilità di scrivere segui, così vedi anche tutti gli altri libri, perché ne ho fatti un bel po' con Lakshmi Setiabama, non è che ne ho fatti pochi, perché la mia fantasia viaggia. Quindi sicuramente nel video potete vedere tutto. Buon tutto a tutti voi. Fogli, 20 fogli, di lettere a fiori più 20 con frasi d'amore lui verso lei. È stato pensato per permettere di trovare
delle pagine già pronte di decorazione e frasi adatte per messaggi d'amore. Lakshmi Satyabhama. Ebbene sì, questo libro l'ho pensato con molta cura e con molto amore. Ho cercato di dare alla copertina già un'idea di come dovrebbe essere all'interno. 20 fogli di lettere a fiori con 20 appunto con frasi d'amore lui verso lei. È stato pensato per permetterti di trovare delle pagine già pronte di decorazione e frasi adatte per i messaggi d'amore. Copertina flessibile. Io mi presento, sono Lakshmi Satyabhama. Mi potete trovare su Amazon. Questo libro è in copertina flessibile, quindi estremamente maneggevole. Andiamo a vedere un pochino la spiegazione. Questo libro, ripeto, è un libro che contiene fogli per lettere d'amore o messaggi o bigliettini d'amore, come volete, e 20 con le scritte. Com'è nata questa idea? Perché io avevo già fatto degli altri libri con le pagine, diciamo, già decorate per poter scrivere le lettere, però poi mi è stato detto: ma se io non so cosa scrivere, perché non ne fai uno con le scritte? E io ci ho pensato un po' e ne ho creato uno con le scritte, che è proprio questo. Benvenuto nel libro di lettere con frasi d'amore, lui verso lei. Formato A4, quindi è grande, un foglio normale. Come quello della fotocopiatrice, diciamo, o il foglio di lettere normale. È stato pensato per permettere di trovare delle pagine già pronte di decorazione e frasi adatte per messaggi d'amore. È vero che delle volte non si riesce ad esprimere bene ciò che si prova e che si vuole dire alla persona che si ama, quindi questo libro composto da 20 pagine delicatamente decorate con già le frasi pronte può facilitare la scelta del modo in cui si vuole esprimere il proprio sentimento, più 20 pagine delicatamente decorate. Si può quindi decidere di tagliare le pagine lettere oppure regalare direttamente tutto il libro alla persona amata come pegno del tuo amore. Qui di seguito tutte le frasi contenute nel libro. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. Frida Kahlo. Rapito nello specchio dei tuoi occhi, respiro il tuo respiro e vivo. Saffo. Mi piace guardarti quando nessuno ti vede, mi piace la persona che sei solo con me. Virginia Woolf. La coppia felice si riconosce nell'amore, sfida l'universo e il tempo, è sufficiente a se stessa, realizza l'assoluto. Simone de Beauvoir. Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. Ada Merlini. Avere qualcuno a cui si può dire a domani tutte le notti non è una cosa da poco, e mettersi a letto e sapere che anche se ci si sente soli non si è mai soli. Marilyn Monroe. Le cose che ami di più hai paura di perderle. Audrey Hepburn. Non erano le mie labbra che hai baciato, ma la mia anima. Judy Garland. Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei la mia pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e ti accolgo. Frida Kahlo. Forse sono le nostre imperfezioni che ci rendono così perfetti, l'uno per l'altro. Jane Austen. Non posso tenerti legato, tu sei la mia anima. Perciò tienimi legato tu, così se la terra e il cielo capiscano che io sono tuo. Cristina Rossetti. Toglimi il pane se vuoi, toglimi l'aria, ma non togliermi il tuo sorriso. Pablo Neruda. Se la mia migliore amica, il mio diario umano, la mia altra metà, significhi il mondo per me e io ti amo. Anonimo. Di te mi piace che si illuminano gli occhi quando mi vedi. Maria Jencek. Se so che cos'è l'amore è grazie a te. Hermann Hesse. Il mio slancio è infinito come il mare, non meno profondo è il mio amore. Più te ne dono, più ne posseggo, perché entrambi sono infiniti. William Shakespeare. Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai, ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Pablo Neruda. Tu sei una persona di quelle che si incontrano e quando la vita decide di farti un regalo. Charles Dickens.
Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere. Ernest Hemingway. Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere. Francis Scott Fitzgerald. Il libro di 94 pagine è scritto nel febbraio del 2022. Questo può essere un libro d'amore, nel senso che lo si può regalare con tutte le frasi e altre scritte nelle pagine, però vi ricordo che il libro è composto da 2 parti, 20 fogli di lettere decorate, quindi che potete scrivere voi, e 20 con le frasi in cui magari mettete qualche aggiunta o qualcosa di vostro. Come potrebbe essere bello dentro? Bene, ve lo faccio vedere. Quindi sappiate che questo libro è adatto per la festa di San Valentino, ovviamente, ma per ogni altro momento in cui volete aggiungere qualche cosa di più nella lettera, oppure semplicemente avere già dei fogli così belli e decorati da non dover andare a cercare nulla e non dover stampare nulla o rincorrere altre cose. Questo libro è per voi, spero che vi possa far piacere, segnatevi il mio nome come autore, seguitemi su Amazon. Il libro in copertina flessibile. Adesso guardiamo le altre pagine all'interno per averne un'idea e vi scrivo anche il link di questo libro sotto in descrizione, sotto il video. Vi ringrazio e passiamo alla... Ecco, guardiamo insieme un attimino come appare dentro il libro. Questo chiaramente è il background dove ho lavorato e quindi vedete le pagine che sono delicatamente decorate con la scritta dentro. Come vi dicevo, nel libro però ci sono anche le pagine senza alcuna scritta, cioè sono così come le vedete ma senza alcuna scritta. Vedete la pagina bianca, vuol dire che il fronte è così decorato con la scritta, ok, che vi avevo già letto prima, e il retro è bianco, quindi possono tranquillamente ritagliare, tirare fuori e dal libro senza grosse difficoltà, con una tagliatina, con delle forbici, potete ritagliare la pagina che vi interessa. Le trovate già scritte in caso vi mancasse un po'. Le abbiamo anche senza scritta, sia sempre il vostro messaggio. Lo scopo di questo libro è fornirvi quello che vi sapere che dal vostro cuore porta persona all'altra persona. Sono 42 pagine di questi e poi dopo ritorno nel libro. Come dico nel libro ci sono anche la parte senza le scritte, quindi avete pagine con le scritte, quindi con la frase già pronta, e pagine senza. Penso che questo modo di vedere questo libro possa esservi piaciuto veramente tanto e il desiderio di acquistare questo libro che mi è costato impegno e tanto amore. Ho cercato di trovare qualcosa che fosse veramente adeguato per tutti. Vi ringrazio per l'attenzione. Lakshmi Satyabhama e il suo libro così delicato di lettere d'amore, fogli senza la scritta e fogli con la scritta da ritagliare. Lo trovate su Amazon, link in descrizione. Grazie di tutto, buon tutto a tutti voi, Lakshmi. Qui di seguito vedete la pagina della copertina con alcune pagine interne della collana Segni d'amore. Tutti questi libri sono in formato A4, quindi comodi per scrivere e segnare quello che volete. Ci vediamo sicuramente nei prossimi giorni, insomma, da una data da concordare. Partiamo con Olistiche Online, con la nuova rubrica, in cui insomma ci porterai tante cose belle su vibrazioni alternative che spesso non conosciamo, che ci fanno stare comunque sicuramente meglio. Io sono molto incuriosito da questa rubrica perché comunque la materia olistica mi affascina molto. Infatti nelle scorse puntate ti ho fatto diverse domande su delle cose e quindi magari se ci puoi accennare minimamente di cosa parlerà la prossima puntata, cioè la prima puntata di Olistiche Online, ti ridò la... Allora, l'idea di cominciare questa è perché siamo vicini a San Valentino. Adesso io vi do un accenno un attimo di chi era San Valentino, di chi è questa festa, però in realtà la festa che vediamo adesso, quella di San Valentino, ha un'origine
nel periodo romano con i Lupercari, poi però c'era questo santo, quindi martire, perché pover'uomo, o meglio, era un sacerdote, che cosa ha fatto di terribile per diventare martire? Poveretto, lui praticamente, ecco perché è diventato la festa degli innamorati, perché questo pover'uomo nel 176 d.C. È morto il 14 febbraio del 273, fu vescovo della città di Roma, di Roma, scusa, è nato a Terni lui, dedicò la sua vita alla comunità cristiana alla città di Terni, dove infuriarono le persecuzioni con i seguaci di Gesù. Scusatemi un attimo, io mi sono sbagliata prima, ho detto non era di Roma, ma è morto a Roma, scusatemi. Lui quindi che cosa ha fatto sto povero sacerdote per essere martire? Siccome la follia delle persecuzioni ci metteva dentro di tutto, lui è stato perseguitato perché aveva celebrato il matrimonio tra la cristiana Serapia e il legionario romano Sabino, che era pagano. Signor! Non per nulla, questi due poveretti, la cerimonia avvenne in fretta perché la giovane era malata, i due sposi morirono insieme proprio mentre Valentino li benediceva. Cioè, questa se non si chiama sfiga, ok? Per cui diciamo è una festa di innamorati basata su un amore che si è consacrato e al tempo stesso è finito nel mentre, quindi diciamo che è un po' tristina. Ecco perché è meglio pensare agli innamorati nel senso gioioso, tornando al discorso di prima, perché quella è il vero modo di portare energia positiva è con la thank you therapy, la terapia del ringraziamento, ovvero ringraziare portando vibrazioni positive affinché altre vengano attratte e ti tornino indietro. Quindi diciamo il concetto del libro che ho fatto è proprio questo, anche dell'altro del quale vi ho parlato già, che nei segni d'amore, ok? E 50 fogli decorati, questi invece sono dei fogli decorati con la scritta, quindi portiamo amore dando amore sostanzialmente. Quindi la trasmissione, la prima della serie del programma Olistica Online va a prendere proprio queste cose qui, parlando dalle origini del mese di febbraio, il nome, il perché, quello, che sono delle origini romane che sono molto ricche in realtà. È interessante vedere come i romani gestivano anche la vita a livello, noi li conosciamo come conquistatori, li conosciamo perché la storia ci fa vedere questo, gladiatori, Ben-Hur, gladiatore, tutte queste cose qui. Però i romani piaceva molto festeggiare, ok? E i Lupercari era un festeggiamento non da poco ed è durato anche molto. Poi c'è questa vicenda di San Valentino che ha diciamo fermato il tempo a questa infelice storia di questi due poveretti e di Valentino uguale, e però in realtà noi la vediamo come, qualcuno dice commerciale, io invece ci vedo qualcosa di più che romantico, di ricco di voglia di vivere e di continuare a gestire una relazione piacevole, possibilmente positiva e ricca di prospettive. Questo è il concetto, perché solitamente quando uno si innamora pensa di stare con la persona per molto tempo. Poi ovviamente chi ha il concetto dello matrimonio o meno, perché adesso è così, ma di per sé ufficialmente dall'innamoramento c'è il fidanzamento, il matrimonio, la famiglia, i figli, eccetera, eccetera, l'invecchiare insieme. Questo è il concetto lungo, poi dopo chiaramente nel tempo le cose cambiano. Quindi però curiosamente il mese di febbraio dai romani, se lo spostiamo al discorso della festa della Candelora e poi ancora della Imbolc, che è festa pagana, poi era tutto pagano una volta prima che ci fossero i cristiani, quindi diciamo io ho già spoilerato tutto l'argomento, però il concetto è di cercare anche di vedere in questa trasmissione in Olistica Online, di vedere varie sfaccettature, capito? Questo è il punto. Quindi Olistica Online significa non che io parlo solo di quello che faccio io, ma di come nel tempo diverse energie si sono trasformate e hanno portato le varie cose. Una domanda che volevo farti nella scorsa puntata e mi sono riservato, insomma, per oggi era: come festeggerai tu questo San Valentino, insomma? Me l'aspetto.
Nel mio carattere sono bella festaiola, ben contenta, mi piacerebbe riempire la casa di cuoricini, di palloncini colorati, di festoni, tortine colorate, dolcetti colorati, però ve lo dico, il mio lui, ormai da tanto tempo lo conosco, lui. Lui mi ricordo che una volta un collega al lavoro ha detto: ma lo sai che oggi è San Valentino? E lui ha detto: ah, cosa? Beh, perché non hai una moglie, scusa? E lei fa: sì. E poi è arrivata a frase, fa: so che oggi è San Valentino, auguri, non so di cosa, ma auguri. Ecco te. Quindi, praticamente demolito tutto. Quindi io scrivo i libri, perché così almeno sono contenta e li guardo. Quindi nella pratica, ammesso che non mi stupisca, io magari forse qualcosa farò, non lo so, però hai capito, per non sentirmi dire ah, è San Valentino, vabbè, ecco, no, no, quindi per non farmi del male da sola la vedo così, però il mio carattere sarebbe quello di riempire la casa di cuoricini, di palloncini, di bandierine colorate e tutto quanto. Ecco, questo è il mio carattere, quindi chi ha questo sentimento fatelo perché vi fa bene. Io per non prendere una botta di ritorno nel boh, ecco, evito, così mi tengo in salute e gioiosa lo stesso, ecco. E sei riuscito a trasmettere questa passione per le feste ai tuoi figli invece? Allora, loro hanno la fortuna che dalla loro controparte, perché ho un maschio e una femmina, hanno piacere di festeggiare. Quindi non è che c'è dall'altra parte e dice, boh, ecco, quindi loro sì che lo festeggiano. Poi cosa fanno in particolare non gliel'ho mai chiesto, ma loro lo festeggiano perché primo sono giovani, tutte e due le parti gli piace festeggiare, quindi qualcosa fanno. Ecco, io mi ricordo, adesso vi racconto una cosa di quando avevo 18 anni, e mi ricordo che quando ne avevo 13 c'era un ragazzo che veniva davanti alla scuola perché gli piaceva una mia compagna di classe. Questa compagna di classe io mi domandavo come cavolo poteva piacergli, perché lei non se lo filava, lui veniva davanti alla scuola, perché io avevo la scuola a 5 minuti da casa, era una scuola superiore, dunque io abitavo nel quartiere dove in via Fani è stato rapito Aldo Moro, nel palazzo di fronte alla scuola abitava la famiglia di la famiglia Carlucci, quindi Milli Carlucci e le sorelle. Io ero andata a pattinaggio con Milli Carlucci, per cui io ho tutto il mondo, sono nata e cresciuta a Roma. E quindi più su c'era, come si chiama, Massimo Lopez, sopra nel mio palazzo all'ultimo piano avevo Mariano Rigillo, che è un attore di teatro e anche cinema, quindi io ero tutta in questo mondo qui, praticamente era una cosa normale. E davanti appunto alla scuola, al palazzo dove c'era Milli Carlucci, eccetera, e lui andava perché una sua compagna delle elementari era a scuola in classe con me, quindi voleva vedere questa Cristina De Spagnolis. E però questa non se lo filava, lo guardava e se ne andava. E allora io mi sono avvicinata alla mia amica e mi sono messa a chiacchierare con questo ragazzo. Questo ragazzo pian piano ha cambiato idea e invece di Cristina De Spagnolis piacevo io. Però a me sì, era simpatico, abitava nella strada di sotto, non per nulla suo fratello era il primo tastierista degli Stadio, tanto per raccontarvi, c'ho sto mondo io, quindi esco da un sacco di cose, che è stato il primo a fotografare quando c'è stato tutto quello che è successo ad Aldo Moro, ha venduto le fotografie a un bel prezzo caro, quindi è stato furbo perché era lì, era successo a pochi metri da casa, dal terrazzo ha visto tutto e quindi ha fatto le prime foto e poi è corso fuori, prima ancora che arrivasse la polizia e tutto il resto. Ok, quindi capite in che mondo sono. E questo ragazzo dai capelli rossi, che adesso non c'è più, perché in un incidente il suo raccordo anulare è stato investito da una macchina, ma è colpa sua, aveva già fatto quell'errore con la moto e quindi questa volta è stato fatale. E è successo a molti anni dopo che diciamo non ci vedevamo più, l'ho saputo perché queste cose ti arrivano a sapere. Comunque questo delizioso ragazzo dai capelli rossi era molto timido e quindi aveva notato me e io ho detto ma come cavolo fa questa a piacergli quella lì? Se vuol venire vicino a scuola che chiacchierare, ma che...
E insomma, praticamente da che veniva per lui è cominciato a venire per me. Però io, con il carattere che ho detto, ok, io non faccio la riserva, quindi se gli interesso devo prima conoscerlo, giusto? E quindi non è che gli ho dato filo da torcere, però a un certo punto ho detto, cioè conosciamo, se tu vieni qui, ciao ciao, vabbè, ok, capito, però non ti conosco. E quindi questa cosa è andata avanti così, e poi io passavo delle volte sotto casa e andavo a filo della siepe di Edera perché non mi vedesse, mi beccava, porca miseria, aveva le antennine, sapeva quando passavo, che passavo a caso. Quindi io dovevo passare, o facevo il giro largo se devo andare in quel punto lì, che poi devo andare a prendere l'autobus, eccetera, o se no, se passavo a filo dell'Edera lui mi beccava. E ti parlo di quando avevo 13-14 anni, così insomma. E poi me l'ha anche chiesto nella festa di compleanno che ha fatto, io gli ho detto non lo so, perché non lo sapevo. Crollato, lui è crollato, gli è crollato il mondo. E quindi perché racconto di questo? Perché poi nella fermata dell'autobus, non giù da quella parte, ma più su, sulla Trionfale, mi è capitato a distanza di, ero a 16 anni, di rincontrarlo. Io aspettavo l'autobus, il 67 mitico, il 997 sbaglio, aspettavo questo autobus, mi passa uno con una moto, era un cinquantino truccato da tipo motocross, no? All'epoca andavano, ti parlo degli anni. E quindi passa sto ragazzo, vedo che a un certo punto si ferma, torna pian piano indietro, si leva il casco ed era lui, non ci vedevamo da anni. Poi abbiamo fatto 2 chiacchiere, eccetera, dice ti accompagno io, scigno io nella moto, io con le moto proprio no, ma accompagnato, poi ci vediamo, sì, quando capita. E ci siamo rivisti che io avevo 18 anni, cioè lui aveva un anno in più di me, lui aveva 18 anni, lui sempre con sta moto ancora, mi riaccompagna, io signor dico vai piano perché a me già dice 20 all'ora, 30 all'ora, già era troppo, no? Dice ma vado a 50, no va meno perché c'è vento. All'epoca non c'era per forza l'obbligatorietà dei 2 caschi, per cui io ero a vento aperto, no? E vabbè, poi ho detto va bene, stavolta però non ti perdo, ti invito a casa mia. Ma dico ma adesso dove abiti? Perché aveva cambiato casa, io abito a Trionfale, così, ti venga a prendere ti porta a casa. Io dico no, guarda, io arrivo fino a un certo punto con l'autobus, poi dopo mi accompagni, perché io su sta moto proprio no. Però che cosa è successo? Era il giorno di San Valentino, ma è stata una casualità, non è che voleva essere San Valentino. E quindi cosa fai? Vai a pranzo delle persone che li conoscevo, sì, ma non vedo da anni. Cosa faccio? Vado a mani vuote. Però come gli compro qualcosa? Dove vado a comprargli qualcosa? Allora ho detto ok, prendo dei cioccolatini al bar, ok, che c'avevo un bar a portata di fermata di autobus, prendo i cioccolatini al bar e poi siccome alla fermata dell'altro autobus c'era il fioraio, ho detto prendo dei fiori. Perché vi racconto questo? Perché ho dovuto portare le scatole con i cuori di San Valentino e la confezione con la rosa per la mamma, così, con tutti i fiori, tutti i cuori di San Valentino, cioè non c'era nient'altro sul mercato. E quindi mi sono presentata a casa con Super San Valentino, con cioccolatini e fiori di San Valentino, che però non c'entrava nulla. Ma io quel giorno lì non potevo trovare nient'altro. All'epoca non avevo la macchina per girare, non potevo andare chissà che cosa. Quindi ho detto, te la pensi, no? Cioccolatini o qualche cosa nelle paste, qualcosa a quel bar lì di quella fermata, perché poi dovevo andare a scuola, era dopo la scuola, quindi mi dovevo organizzare, mi ero organizzata così, ignara che ci fosse solo roba con i cuori. Quindi io sono andata a questo pranzo portando un omaggio a rosa rossa coi cuori, che non c'era altro, e i cioccolatini con i baci perugini, che non c'era altro, quel giorno non esisteva comprare nient'altro. Quindi mi sono presentata a casa dopo, ripeto, li avevo lasciati che avevano 13-14 anni, così loro hanno traslocato, non li ho più visti, mi sono presentata con questa massa di cuori per tutti. Ho detto scusate, però non c'era nient'altro, comunque contenta di essere lì. Quindi ho mangiato a casa loro e poi pian piano ci siamo ritrovati, ci siamo messi insieme, siamo stati 4 anni qualcosa insieme, poi la mamma faceva i regali a posto suo, scriveva i biglietti a posto suo, ho detto scusami tanto ma io non sto con la mamma, e quindi ho detto o ti torni ad essere te stesso e stiamo insieme noi, o se io devo stare con la mamma, scusami, ne ho già una di mia che è bella pesantina, per cui
e quindi la storia alla fine è finita. Diciamo, io ve l'ho semplificata, ma ci sono delle retroscena piuttosto lunghi. Prima di chiudere ci ho messo un anno, ho cercato di raddrizzare le parti, eccetera. Poi ho capito che se volevo stare con una persona di sesso maschile, non potevo stare con lui perché lui si era trasformato in la mamma fa per lui, e quindi un futuro così. L'ho avuto peggiore, perché comunque ho trovato una situazione ancora più difficile, in cui sono stata imbrigliata in una famiglia per cui non potevo sgarrare, perché mi criticavano tutti, malgrado io mi occupassi di tutto per tutti. Però quella è un'altra storia, diciamo, quello è un altro tipo di San Valentino, ecco. Quindi adesso non ho tutti questi pesi, come vedi sono libera di fare tutte queste cose qui, e quelli che mi vogliono giudicare non se ne occupano perché è troppo complicato, quindi festeggio così. Ok, va bene, vi ho raccontato un po' della mia vita, della prima di coach olistico praticamente, però comunque sì, la mia infanzia, adolescenza e conseguente mi hanno portato non a caso a fare quello che faccio, perché di risvolti psicologici e di situazioni da sbrogliare perché le matasse si imbrogliavano, perché le imbrogliavano, insomma, a modo loro, per sbrogliarle, per sopravvivere, insomma, non è a caso quello che faccio e tutti i percorsi che insegno e che spiego. Quindi questo è uno spiegone, una puntatona, tornando al libro, andatelo a vedere, il video sicuramente è già qui dentro, andatelo a vedere perché io ci ho messo veramente tanto impegno, non l'ho scritto in 2 giorni, tutti i lavori grafici, eccetera, fai, rifai, smonta, rimonta, ci è voluto tanto. Quindi, frasi d'amore, tanto amore a tutti, baci e abbracci, cominciamo anche la trasmissione olistica, per cui ragazzi tutti quanti cliccate e chiamate amici e parenti, perché qua Giuseppe si sta facendo un mazzo incredibile per tutti. Io nel mio ci metto il mio, ok? Quindi dovete seguirci, perché se no, se ce la raccontiamo da soli, poco facciamo, insomma, con una telefonata ce la sbrighiamo, ecco, ok? Baci a tutti, comprate il libro, seguite Giuseppe, cliccate anche chiamate amici, perché il programma olistico è una forza, ok? Olistica online con Maria Jencek Satyabama Devidasi, e in studio abbiamo il conduttore special, montatore di video e programmatore fa tutto, che è Giuseppe Mosco, che merita molto, molto, molto. Quindi cliccate, chiamate amici e seguite tutti il programma olistico che stiamo per cominciare. Pubblicità progresso, ovviamente. Baci. Io invece volevo spezzare una lancia a favore. Volevo spezzare una lancia a favore di tuo marito, che è una persona simpaticissima e ha ragione su una cosa, cioè Maria è un vulcano e non riesco a contenere questo vulcano esplosivo. Quindi lo saluto e saluto anche a te. Noi ci tratteniamo in retroscena. Grazie a tutti, arrivederci. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene, viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà, lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità mi svela il mondo.